Salve amici, benvenuti, bentornati qui nel canale. Oggi andiamo a affrontare un argomento direi molto interessante. Parliamo di protezione dati personali, parliamo di droni DJI e parliamo della recente DJI Fly 1.4, l'ultimo aggiornamento dell'applicazione che serve appunto per volare con il DJI Mini 2 e l'Air 2S. Questo aggiornamento ha portato una modifica che ritengo sia sostanziale riguardo proprio alla sicurezza dei propri dati personali quando voliamo. Parliamone insieme in questo video. Come sempre vi chiedo un supporto, se ancora non siete iscritti iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e un commento qua sotto, in questo modo mi aiuterete e supporterete il canale. Bene ragazzi, andiamo a affrontare questo nuovo argomento, andiamo a parlare di protezione di dati personali quando voliamo. Io adesso il radiocomando, ho il mio Mini 2 qui acceso, andiamo nell'applicazione e vediamo che questa è l'applicazione aggiornata alla versione 1.4.0 e in sicurezza è apparso una nuova funzione Aeroscope. Se noi clicchiamo possiamo entrare in questo nuovo menu. L'identificazione remota permette agli osservatori da terra di tracciare il percorso di volo del drone e di risalire al pilota, come fosse una targa di riconoscimento. La condivisione delle informazioni personali è facoltativa. Abbiamo la possibilità di andare a azionare due comandi tramite uno slide, dove è possibile selezionare UUID e selezionare identificazione e informazione di volo. Qui nell'identificazione possiamo inserire 10 caratteri e nelle informazioni di volo possiamo andare a inserire 90 caratteri. Questo nuovo menu è stato recentemente introdotto appunto nell'ultima versione della DJI Fly. Prima non era presente, nelle versioni precedenti non era presente. Ma di cosa si tratta e soprattutto cos'è l'Aeroscope? Forse in molti lo conoscerete già, un sistema sviluppato appunto da DJI, un dispositivo che in realtà ne esistono di più versioni, che consente da terra il riconoscimento degli aeromodelli in volo. Questo sistema è capace di captare la trasmissione dati tra il remote control e il drone. In questo modo è possibile, diciamo, tramite questo apparecchio avere accesso a tutta una serie di informazioni. Questo sistema è capace di accedere al database centrale DJI Fly e avere accesso non solo alla vostra posizione, la posizione del radiocomando, la posizione del drone in volo, ma anche a tutti i log relativi a tutti i voli che avete effettuato con il vostro drone. Questo sistema è stato sviluppato per essere commercializzato. Un sistema che consente, a detta di DJI, di aumentare il livello di sicurezza di quei siti sensibili, ovvero aeroporti, carceri, centrali elettriche. Diciamo, quei siti sensibili possono aver necessità di avere un sistema come questo, che poi in realtà ne esistono più tipi. Come vediamo ci sono dei sistemi mobili capaci di captare droni a una distanza da 5 a 15 km e dei sistemi fissi capaci di captare droni a una distanza molto più importante. Immaginatevi di lavorare in una centrale e di essere responsabile della sicurezza. Molto probabilmente andrete a comprare un prodotto proprio di questo tipo, un prodotto che consente di captare quali sono gli aeromodelli in volo. Sì, ho parlato di aeromodelli in volo, non solo droni DJI, ma probabilmente questo dispositivo tramite dei plugin può essere utilizzato anche per captare i dati di altri aeromobili, di altre marche.
Sicuramente un sistema di questo tipo può avere accesso a tutte le informazioni relative a un drone come questo. Volevo portare questo argomento perché forse in pochi conoscevano questa nuova funzione presente nella DJI Fly. Ritengo che è bene sapere che esistano dei sistemi capaci di aumentare il livello di sicurezza di siti sensibili proprio per andare a scongiurare incidenti, come per esempio negli aeroporti dove un drone può creare veramente un serio pericolo per la collettività. C'è da dire però comunque che un sistema di questo tipo mi preoccupa perché i miei dati voglio che rimangano personali, non voglio che nessuno magari tramite un dispositivo di questo tipo possa avere accesso a tutti i miei dati. Ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo argomento, se conoscevate già questo tipo di dispositivi che appunto DJI commercializza. Sono dispositivi costosi, naturalmente non sono orientati verso un utente consumer, ma sono orientati verso una grande azienda. Considerate che vengono venduti anche a soggetti privati, non solo a enti pubblici o corporativi, vengono venduti anche a soggetti privati. Se ho una mega villa in un resort e voglio sapere chi vola intorno, mi compro un dispositivo di questo tipo e in qualche modo riesco ad avere accesso a tutti i dati. Ecco, questa cosa mi preoccupa non poco. Ecco, fatemi sapere voi cosa ne pensate, io vi ringrazio dell'attenzione, con questo video è tutto, vi saluto, alla prossima, ciao!